Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2025. Ok, abbiamo la carta della giustizia, amici dei pesci. Può essere un momento dedicato al riequilibrio di certe situazioni. Essendo dicembre può anche essere un momento dove si tirano le somme, dove si fanno delle valutazioni. Ed è anche un buon momento con la carta della giustizia per regolarizzare qualche cosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Ci sono i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale, uno di metafisica, uno di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo momento il corso base di numerologia. Sempre nella descrizione trovate anche i video di riferimento per i corsi di tarocchi intuitivi di livello intermedio, ce ne sono 2. Uno sarà live e partirà a gennaio 2026, mentre l'altro è un video registrato ed è adatto a chi si vuole affacciare alla cartomanzia, alla lettura delle carte, anche solo per uno scopo di autoconsapevolezza. Comunque, ci sono i video sotto, dategli un'occhiata. Bene, andiamo a vedere per dicembre quale sarà l'energia. Partiamo con un 5 di pentacoli, 9 di spade, fante di pentacoli, abbiamo un 5 di spade, abbiamo un 3 di coppe, fante di bastoni, re di bastoni e asso di spade. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento del mese e potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro, cioè slegati. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi il lavoro, l'economia, l'amore, la famiglia, gli amici, tutto quanto. Partiamo da questo 5 di pentacoli che secondo me è una carta che indica come un po' di carenza. Andiamo a vedere. Fante di bastoni, può essere carenza di iniziativa, carenza di avventura, carenza di novità. È come se fosse un periodo dicembre che parte un po' sottotono, mi verrebbe da dire. Non vi nego, anzi andiamo a vederlo, il 9 di spade. Sto tenendo il mazzo al contrario, molto bene. Abbiamo l'imperatrice e la forza. Io credo che con questo 9 di spade ci sia qualcuno che pensi che possa di nuovo succedere qualche cosa che è già successo in passato. Potrebbe essere una delusione che avete già vissuto e avete paura che si riperpetui. Il fatto magari di non riuscire a portare a terra qualcosa, qualche progetto, qualche relazione potrebbe essere, qualche vostro ideale.
Però è anche vero che con la carta della forza sento che manca un po' di struttura. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. 7 di spade e 3 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 5. 3 di bastoni e 5 di pentacoli. Credo che possa fare riferimento ad un progetto che avete con altre persone, questa delusione. Comunque inerente a un progetto. C'è o un'altra persona coinvolta o più persone coinvolte in questo progetto, in questa vostra idea. E credo che questo 5 di pentacoli sia qui un po' per dirvi, come vi posso dire? Perché è una carta comunque che indica una sorta di vittimismo, se vogliamo, e poi abbiamo anche un 9 di spade, che è una di quelle carte che pensa e ripensa e pensa e ripensa e ripensa, molto cerebrali. Eh sì, io ho come la sensazione che qui qualcuno di voi a dicembre potrebbe prendersi una delusione, ragazzi. Io credo che potreste rendervi conto di qualche cosa che vi è stato detto che non era esattamente la verità. Andiamo a vedere il 3 di coppe, cioè come se venisse fuori qualche cosa che vi porta a questa delusione. Allora abbiamo un 9 di coppe e un 5 di bastoni per il 3 di coppe. Sì, ma sento che può essere una collaborazione con qualcuno. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Regina di coppe. 6 di coppe e stella. Il fante di bastoni ce l'avete anche qui. Io credo che sia un qualche tipo di progetto, qualche tipo di iniziativa, qualche tipo di anche regolarizzazione, potrebbe essere un obiettivo, un contratto, considerata la carta della giustizia. Io credo che qualcuno di voi voglia in qualche modo raggiungere un certo tipo di obiettivo e semplicemente ci sia come da adoperarsi per riuscire ad andare avanti, per riuscire a raggiungere questo obiettivo, ma io ho come l'idea che con questo 5 di pentacoli le cose potrebbero non essere così semplici, o perché voi avete delle aspettative troppo alte, avete l'asticella troppo alta e quindi è facile che insomma ci siano come delle delusioni cammin facendo, o perché può avere a che fare con questa collaborazione che si vede qui, il 3 di pentacoli, abbiamo il 3 di coppe, che potrebbe non essere esattamente come voi ve l'aspettavate. Andiamo a vedere il re di bastoni. 6 di pentacoli. Qui c'è bisogno di contrattualizzare, di regolarizzare qualche cosa. Anche se fosse una relazione romantica, bisogna capire che cosa si è. È come se bisognasse capire che etichetta dare a questa relazione, a questa situazione. Andiamo a vedere l'asso di spade, perché l'asso di spade è una verità che viene a galla, quindi è facile che ci sia come questo chiarimento entro la fine del mese. Abbiamo un 10 di spade, può essere come un momento dove si mette un punto, dove si tirano le somme, come vi dicevo io. Guardate, abbiamo anche un 10 di bastoni e un re di spade. Qui sì, ragazzi, si tratta di mettere delle regole, di lasciare indietro cose che non sono vostre. Se fosse un progetto potrebbero essere responsabilità che non sono vostre. Se fossero temi legati ai figli potrebbero essere, vi faccio un esempio, avete figli che chiedono continuamente soldi per togliersi dei capricci e ad un certo punto qua decidete che, ascoltami, non è una mia responsabilità se tu ti sei incapponito che vuoi le scarpe firmate e non ci arrivi coi soldi dello stipendio. Fai in modo di arrivarci. Questo succede soprattutto se i figli vivono in casa.
Però sì, con questo re di spade, ragazzi, sento che metterete delle regole ben ferree, ben ferme, prenderete come una posizione diversa e dentro alla fine del mese la comunicherete. Io credo che il mese potrebbe servirvi per capire un pochettino come muovervi, capire dove c'è da intervenire, non tanto sul mondo esterno, ma sul mondo interno. Che cosa vuol dire? È il vostro modo di fare che dovrete cambiare, perché seguendo l'esempio di prima dei figli, finché voi continuate a dare, a dare, a dare, è chiaro che dall'altra parte c'è un chiedere, chiedere, chiedere. Nel momento in cui chiudete i rubinetti, o sì, se il figlio o la figlia vuole le scarpe firmate, dovrà adoperarsi, magari con qualche lavoretto nel fine settimana, insomma, per togliersi i capricci che ha voglia di togliersi. Mm, partiamo dal lavoro. Allora, potrebbero esserci, parliamo per chi è senza lavoro, quindi disoccupato. Potrebbero esserci dei contatti interessanti nel mese di dicembre. Vi dico, avete anche la carta della giustizia, quindi per qualcuno possono essere già contratti che si firmano a dicembre. Credo per iniziare a gennaio, però. Di solito con la giustizia, ragazzi, sono contratti di un certo spessore, sono contratti anche a lungo termine. E sì, sento che siete come portati a iniziare un nuovo capitolo. L'unica cosa che vi dico è, se c'è qualche cosa su cui non siete d'accordo sul nuovo contratto, parlatene e riparlatene fino a quando non si trova un punto di incontro comune. Cioè non accettate niente che non sia, diciamo, come voi lo volete, come voi ve lo aspettate. Vi faccio un esempio, sì. Stipendio bellissimo, compagni di lavoro bellissimo, però turni massacranti. Ecco, magari cercate di rivedere i turni, per esempio. Non so, mi viene in mente chi lavora nel settore turistico perché hanno un solo giorno di riposo alla settimana, no? E in più cambiano i turni, fanno degli orari bruttissimi. Chi lavora nella ristorazione o comunque negli hotel, insomma. Ehm, per le persone che sono occupate. Allora, penso che potreste portare a galla certe cose sul vostro lavoro, perché ci sono come dei conflitti con un collega in particolare che potrebbe essere dell'Ariete, questo ve lo dico. Potrebbero esserci dei conflitti particolari e quindi è come se vedessi due fazioni, ok? Un gruppo A e gruppo B. Ok, come se ci fosse una sorta di divisione nel mese di dicembre. Potreste voler chiedere un trasferimento, potreste essere lì per pensare di lasciarvi tutto indietro perché siete stanchi di stare sempre sulla difensiva, siete stanchi di avere sempre a che fare con queste teste, siete stanchi ehm, delle dinamiche, mi viene da dire. Potreste appunto pensare di chiedere un trasferimento, però no, non lo farete. Metterete in riga quella persona, ragazzi. Sento che vi farete rispettare in questo mese. Non lascerete, insomma, spazio ad ulteriori discussioni. Cioè, sento che con questo asso di spade e con questo re di spade metterete i puntini sulle i. Sì, io ho come l'idea che non vi farete più calpestare tanto, che vi stuferete un po' di essere sempre quelli che fanno finta di niente, che lasciano correre. Secondo me gliele canterete. Ve lo dico. Questo non vuol dire che si incrinino i rapporti, anzi, vi dirò che tenderanno a rispettarvi di più.
Per le persone che sono autonome, allora io sento che dovrete fare delle valutazioni. C'è qualche cosa che dovete tagliare, anche qui avete sia la spada della giustizia, l'asso di spade e il re di spade, quindi tante spade. Sento che dovrete proprio tagliare certe collaborazioni, certe aspettative. Io sento che qualcuno di voi ha l'asticella un pochettino troppo alta, invece bisogna calibrare. Cioè, per esempio, vi faccio un esempio: avete un gruppo di clienti che non sta comprando tanto e quindi pensate che proiettandovi verso il futuro, verso nuovi clienti, facendo degli investimenti per ampliare la gamma di servizi che date, potrete, diciamo, smuovere di nuovo le vendite. Però sento che potrebbe essere solo una vostra idea e potreste perdere di vista la cura dei clienti già esistenti, perché per quanto poco comprino, però comunque sono quelli che vi stanno facendo rimanere in piedi. Quindi occhio a non puntare troppo su un polo e a, diciamo, tralasciare l'altro, cioè ci vuole sempre comunque un equilibrio tra il vecchio e il nuovo, tra, diciamo, i programmi di assistenza, quelli che potrebbero essere gli abbonamenti. Ecco, sento che per voi potrebbero funzionare i pacchetti da vendere. Non lo so, magari vi associate, non la sento tanto l'associazione in questa lettura, però chi lo sa, magari prenderete contatto con qualcuno e deciderete di unire le forze per ampliare le vendite, appunto. Io ho anche la sensazione che qualche cosa lascerete indietro con questa giustizia. Probabilmente è un prodotto, un servizio, un gruppo di clienti, una fascia di clienti, potrebbero anche essere fornitori. Cioè è come se una parte dell'azienda subisse un restyling. Parliamo di soldi. Allora, io sento che qui avete grandi obiettivi a livello monetario, però pensate in carenza. Cioè, raggiungerò X livello, però adesso, nel momento in cui state, come dire, buttando l'energia all'universo per concretizzare questa energia, in realtà state mandando pensieri di carenza. Sapete che quello che pensiamo oggi è quello che si manifesta domani, quindi se voi oggi pensate con questo 5 di pentacoli, 5 di... dov'era? Bastoni, ce l'avevo. Qua. 5 di spade, 2 5 di pentacoli avete anche tra l'altro. Ecco, il 5 sono sempre carte di conflitto mentale, economico, emotivo. Quindi fate attenzione ai pensieri che emanate, perché qui avete anche un 9 di spade. Continuate a preoccuparvi per qualche cosa che potrebbe succedere e che non siete sicuri succederà. Tenete presente che la parola preoccuparsi vuol dire preoccuparsi, occuparsi prima del tempo ed è uno spreco di energie infinito, perché va bene calcolare piano A, piano B, piano C, nel caso non vada bene una o l'altra cosa o già diciamo il piano di scorta, però poi cioè non va neanche bene fissarsi troppo su certe dinamiche, su certi pensieri, perché è un po' come inquinare il progetto, se vogliamo. Comunque, ritornando ai soldi, potrebbero offrirvi nuovi investimenti, nuove forme di guadagno. Sento che lavorerete a livello di denaro in funzione di un obiettivo, di un risultato che vorrete raggiungere. Ehm, Mantenete i piedi per terra, quello che vi posso dire. Cercate una guida, un consulente, leggetevi dei libri, seguite degli youtuber che possano consigliarvi su quale sia il metodo di investimento migliore per voi. Però vi dico che se c'è qualche tipo di investimento di vecchissima data, che fino ad adesso è andato un po' diciamo ad alti e bassi, nel mese di dicembre prende il volo, ragazzi. Soprattutto se sono azioni, se sono cose di questo genere, sento che la parte economica, insomma, è ben protetta in questo periodo.
Per quello che riguarda l'amore, allora, se siete single, c'è una persona che si affaccia. Io non sento che siate tanto propensi per questa persona, nonostante possa essere affascinante, possa essere una persona magari concreta, moderata, potrebbe essere una persona ehm, stimolante, però io credo che con questo asso di spade metterete subito le carte in chiaro. Siccome si parte da un 5 di pentacoli, dove le idee sono un po' offuscate, dove c'è come bisogno di avere qualcuno, ma anche questo sistema di difesa verso il mondo esterno, io credo che vi difenderete con la parola, quindi mettendo le cose in chiaro. Guarda, va bene se ci conosciamo, però io sono guardingo o guardinga e quindi vado a rilento, ipotesi. Cioè sento che il parlare farà sì, perché anche qui si tratta di mettere delle regole, dei paletti, ok? Anche il 9 di bastoni parla proprio di paletti, di confini, di delimitare il proprio spazio di sicurezza. Ed è quello che andrete a fare con questa nuova persona che potrebbe entrare. Devo dire che a livello mentale vi prendete parecchio, anche a livello fisico sento attrazione fisica, sento chimica. Per le persone che sono in una relazione, dunque, è un periodo un po' così, non che vi manchi qualche cosa, però come la sensazione è che anche qui dovrebbero essere come rimessi in discussione certi equilibri. Io credo che qualcuno di voi non si senta preso in considerazione come vorrebbe, non si senta preso sul serio come vorrebbe. Credo che qui ci sia come una paura a, a non essere presi sul serio, ragazzi. E quindi anche per voi, con questo asso di spada alla fine della lettura, sento che metterete come dei confini, dei limiti, direte qual è la vostra. Tenete presente che l'asso di spada è una carta di chiarezza mentale, quindi se per caso con tutti questi 5 c'è confusione sul dove mettere i paletti, qual è il confine tra, non lo so, gelosia e possesso, ipotesi, qual è il confine tra essere tolleranti e invece iniziare ad alzare la testa e dire le proprie cose. Secondo me andrete come testando durante il mese, però vi dico, alla fine sarà positivo perché riuscirete a ritrovare l'equilibrio delle cose, l'equilibrio della relazione. Io sento che dovete come attivarvi di più, vi sento un po' passivi all'interno della relazione e invece è come se doveste essere voi ad agire, voi a dettare le regole, voi a tirare fuori certi argomenti, se dall'altra parte non c'è questo input. Ottimo mese quindi per chiacchierare e ridefinire gli equilibri. Sento che è anche un buon mese per, come dire, sì, per parlare di quello che sentite mancare. Sento come se ci fosse una mancanza a livello di, o di relazione o di nutrimento della relazione. Per le persone che sono in una relazione indefinita, piuttosto che clandestina, piuttosto che incerta, anche qui sento che parlerete chiaro, metterete come i puntini sulle i, renderete partecipi l'altra persona di quello che non vi piace, di quello che invece si può, diciamo così, espandere, di quelli che sono i vostri paletti, i vostri confini, di quello che secondo voi va bene o no per costruire una relazione in equilibrio. Certe cose dovrete lasciarle andare, certe aspettative, però su certe cose punterete i piedi. Si tratta come di creare un progetto comune alla relazione. Cioè, non importa quale sia, supponiamo che sia una relazione clandestina, ci vediamo solo per divertirci. E va bene, cioè è lecito, però definirlo.
Relazione incerta? Guarda, ho patito tanto in passato, non sono sicura di volermi rimettere in una relazione, però se ti va bene anche così possiamo iniziare a frequentarci. E va bene. Cioè l'importante è essere chiari, espliciti. L'asso di spade vi dice che dovete essere trasparenti fondamentalmente. Se dovessimo parlare di famiglia, allora, se avete figli, sento che potrebbero esserci come dei grattacapi legati ai figli, un po' quello che vi dicevo all'inizio. Stabilite il confine tra quello che è aiutare un figlio in modo sano o togliergli troppo le castagne dal fuoco e renderlo dipendente da voi. Cioè, i figli quando si educano, bisogna educarli a essere anche indipendenti alle volte. Non so, c'è come uno stabilire dei confini. Io fin qui arrivo, di qui in avanti è roba tua. Per quello che riguarda invece il vostro lato psicoemotivo, io vi consiglierei, ragazzi, di lavorare su questa passività che sento in questo mese, come se avessi bisogno di fare di più, di creare anche proprio con le mani. Cioè è come se avessi bisogno di buttare fuori tutto quello che non fate vedere, perché magari vi sentite non visti, però c'è una parte di voi stessi che tende a nascondersi, ok? Quindi non è che gli altri non vi vedano, ma siete anche voi che vi nascondete dagli altri. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 36. Anche qui parla un po' di curare, di guarire. C'è come da rimettere in equilibrio, ragazzi, eh? Avete anche qui la carta della giustizia e quindi c'è da rimettere un po' in equilibrio la relazione che avete con il mondo esterno. Io credo che qualcuno qui non si senta all'altezza. C'è bisogno di lavorare sull'amor proprio. Potrebbe anche esserci una paura del rifiuto e quindi se io dico che questa cosa non mi va bene, l'altro o l'altra mi rifiuta, ma non è così. Cioè, dovete farvi conoscere nel vostro insieme. Andiamo a vedere un altro oracolo. Carta numero 21. Onoro il sacro flusso e ritmo del femminile. E poi, wow, guardate, la carta della forza. Sono coraggioso. Uno dei significati della carta della forza è la moderazione. Che cosa vuol dire? Questa fanciulla sta domando letteralmente questo leone. Il leone rappresenta la nostra parte più istintuale, più animale e la fanciulla rappresenta la razione. Quindi è un po' come il ragiono e equilibrio credo che si dica, la mia forza superiore, la testa con la mia forza inferiore. Che interessante. Andiamo a vedere ancora una fatina per concludere la lettura. Comunque ragazzi, quello che mi sento di dirvi è che avete tutte le capacità per intervenire nella vostra attuale situazione e mettere i paletti e dettare voi le regole. Presenza, sostegno e rinascita. Guardate, io sento che se voi rimanete presenti in voi stessi ed effettivamente comunicate con questo asso di spade quello che va bene da quello che non va bene, quello che vi fa soffrire da quello che vi piace, potete iniziare a sostenervi realmente
gli uni agli altri per una nuova rinascita, eh? Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati e lo fate per conto vostro. Lì, in quella parte, tratto le credenze limitanti divise per settore, amore, lavoro, soldi, amici e via dicendo, però c'è anche tutta una parte, diciamo, integrativa, di cui io parlo, che racchiude fondamentalmente nozioni di metafisica, di metamedicina, parlo di astrale, cioè un po' tutta la formazione laterale, se vogliamo, ai mondi sottili, ed è quello che io ho imparato in tanti anni, che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Se volete capire quali sono i temi che vado via via trattando, potete entrare nelle playlist con la copertina in lilla e dare un'occhiata. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!